Speravo che tu stessi bene. Vorrei che tu venissi qui. Ho avuto paura che lui stesse male. Oggi parleremo del congiuntivo imperfetto. Perché? Perché ti consente di parlare un italiano corretto e francamente anche molto bello. Il congiuntivo è importante, credimi. Da italiana ti posso dire che quando viene usato è un po' come sentire della musica. Con il congiuntivo c'è armonia. In questa video lezione vedremo insieme quando si usa, come si forma e alla fine ti dirò anche un piccolo trucchetto per evitare un errore molto frequente. Ciao, io sono Eli e aiuto gli studenti di italiano a parlare in modo sicuro e fluente. Cominciamo dal primo punto. Vediamo quindi quando si usa il congiuntivo imperfetto. In realtà lo abbiamo visto nelle 3 frasi con le quali ho iniziato questo video. Rivediamole insieme, osservando in particolar modo la differenza tra congiuntivo presente e congiuntivo imperfetto. Spero che tu stia bene. Speravo che tu stessi bene. Ho paura che lui stia male. Ho avuto paura che lui stesse male. Voglio che tu venga qui. Vorrei che tu venissi qui. Facciamo ora alcune considerazioni. Come vedi, l'imperfetto congiuntivo si usa dopo lo stesso tipo di verbi che richiedono il presente congiuntivo. In questo caso, ad esempio, vediamo un verbo che esprime speranza o anche timore e volontà. Ricorda che ho parlato della differenza tra indicativo e congiuntivo, così come dei verbi che richiedono il congiuntivo in queste video lezioni. Ce ne sono poi altre su questo stesso argomento. Troverai il link alla playlist qui nella scheda e naturalmente qui sotto nella descrizione. Ma vediamo un'altra considerazione. Mentre il congiuntivo presente è sempre preceduto da verbi al presente indicativo, il congiuntivo imperfetto è preceduto da verbi all'imperfetto indicativo, passato prossimo o condizionale. Ma parliamo della concordanza. Il tempo imperfetto del congiuntivo si usa per esprimere contemporaneità rispetto al verbo principale. Se il verbo della frase principale è all'indicativo passato prossimo, imperfetto oppure al condizionale presente o passato. Attenzione però, perché nel terzo esempio ci potrebbe essere anche posteriorità anziché contemporaneità, perché io potrei dire adesso vorrei che tu venissi, che domani venissi, anziché ora, ma affronteremo la questione della concordanza dei tempi in un altro video ad hoc. Passiamo ora alla formazione di questo tempo verbale. Non presenta grandi difficoltà, ma vediamola insieme. L'imperfetto congiuntivo è quasi sempre regolare e facile da coniugare. Basta sostituire le 3 ultime lettere dell'infinito con le desinenze che vedrai in questa tabella. Facciamo alcune osservazioni. Le desinenze per le 3 coniugazioni sono molto simili e ogni coniugazione mantiene la vocale tematica, cioè c'è la A per i verbi in are, la E per i verbi in ere e la I
per i verbi in ire. Le prime due persone singolari, io e tu, hanno le stesse desinenze e i verbi della terza coniugazione, come capire o finire, non aggiungono il suffisso isc. E per quanto riguarda i verbi irregolari, pochi verbi hanno forme irregolari e di solito ciò che cambia è la radice del verbo. Vediamo i verbi irregolari più importanti. Il verbo essere. Ricorda però che il verbo avere è regolare. Verbo dare, verbo stare. Altri tre verbi importanti sono fare, bere e dire. Ma passiamo a una delle difficoltà più grandi per chi impara questo tempo verbale. Prima di farlo però ti invito ad iscriverti a questo canale e ricorda di attivare la campanella, così riceverai delle notifiche. I miei clienti di solito si confondono tra tu e voi, ma in realtà questo problema ha una facile soluzione. Ricorda che con il tu il verbo finisce con la i e questa è una caratteristica che conosci perché anche all'indicativo presente è così. Oltre a questo, con il tu c'è la doppia S, cosa che invece non accade con il voi. Il voi finisce con la e. Esempio, vorrei che tu facessi, abbiamo la i e la doppia S, invece vorrei che voi faceste, non c'è la doppia S, ma c'è la e. E tra l'altro la seconda persona plurale coincide con la coniugazione al passato remoto, ma può essere che questa informazione crei più confusione che altro. In tal caso dimentica immediatamente ciò che ho detto. Ti piacerebbe ricevere 2 video lezioni direttamente nella tua casella di posta elettronica? Se sì, allora ti invito ad iscriverti alla mia newsletter Confessioni di una Language Coach. E se sei arrivato o arrivata fin qui, ti invito a scrivere forbici nei commenti, così saprò che hai guardato tutta la video lezione. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo la prossima volta, sempre su Italiano con Eli.